A fronte della guerra in Ucraina iniziata a febbraio, ho sentito molti affermare che Putin avrebbe sicuramente perso la nazione per colpa delle sanzioni occidentali. In realtà, cari signori, l'euro è arrivato a valere quanto il dollaro e le sanzioni che, secondo chi di dovere avrebbero dovuto distruggere la Russia, non solo non hanno fatto altro che danneggiare i paesi che le hanno emesse, ma inoltre hanno favorito determinate alleanze di cui oggi parleremo. Sullo scacchiere geopolitico internazionale stanno avvenendo dei cambiamenti radicali, si stanno rafforzando alleanze precedentemente stabilite e stanno nascendo nuove strutture finanziarie autonome alternative al Fondo Monetario Internazionale. Oggi parleremo di questo, oggi parliamo di attualità, oggi parliamo di un argomento largamente ignorato dai media nazionali, di poteri forti, di burattinai e di un sistema alternativo che punta alla de-dollarizzazione, con ovviamente tutte le tensioni che ne conseguono. Questo video sarà fondamentale per determinati discorsi che farò in futuro e per comprendere che cosa sta succedendo attualmente nel mondo, per capire quale sia la visione alternativa all'Occidente che stanno silentemente mettendo in pratica giganti come Russia, Cina e India. Oggi capirete perché Putin è così tranquillo. Il Fondo Monetario Internazionale è un'organizzazione pubblica a carattere universale composta dai governi di 190 paesi. È un conglomerato di poteri enorme che insieme al gruppo della Banca Mondiale fa parte delle organizzazioni internazionali dette di Bretton Woods, dal nome della località in cui si tenne la famosa conferenza che ne sancì la creazione il 27 dicembre 1945, quando i primi 44 stati firmarono l'accordo istitutivo e l'organizzazione nacque ufficialmente nel maggio del 1946. Attualmente gli Stati membri sono 190 e hanno lo scopo ultimo di promuovere la cooperazione monetaria internazionale, facilitare l'espansione del commercio mondiale, promuovere la stabilità e l'ordine dei rapporti di cambio, evitando svalutazioni competitive fra le monete in gioco, dare fiducia agli Stati membri rendendo disponibili le risorse generali del fondo per affrontare difficoltà nei pagamenti e, in pratica, secondo i banchieri illuminati che governano questi meccanismi, ciò dovrebbe ridurre il grado di squilibrio regolando la convivenza economica favorendo i paesi in via di sviluppo. Ora, per farvela semplice, ogni moneta dei rispettivi paesi all'interno del Fondo Monetario Internazionale ha delle riserve valutarie e, come ben saprete, quella più dominante è sempre stata il dollaro statunitense. Fino al 2001 dominava con un bel 71% il Fondo Monetario Internazionale, passando poi al 59% dopo la nascita dell'euro. E sebbene attualmente gli Stati Uniti rappresentino solo il 25% del prodotto interno lordo mondiale, il dollaro statunitense viene utilizzato per dominare più del 40% dei pagamenti internazionali e con le nuove mosse sulla scacchiera geopolitica mondiale ci sono tre colossi a cui questo comincia ad andare per traverso. E sto parlando di Russia, Cina e India. Il tessuto economico mondiale è fondamentalmente legato a 4 punti che in questo caso rendono il dollaro lo strumento di riserva per eccellenza. Le dimensioni della sua economia, la liquidità dei suoi mercati, la solidità delle sue istituzioni e, una su tutte, la sua potenza militare che, volendo, ricordiamolo, ne può imporre l'uso. Capito? Ma che cosa sta succedendo ultimamente? Ebbene, con l'enorme crescita economica della Cina e con l'avvento delle valute digitali sta avvenendo una crisi del dollaro, ampliata notevolmente anche dalla guerra in Ucraina, con la Russia che sta stringendo alleanze con Cina e India. La verità è che non mancano i fattori che potrebbero accelerare in futuro l'abbandono del dollaro come moneta di riserva e questo spaventa. Spaventa gli Stati Uniti perché significherebbe perdere letteralmente il primato di superpotenza mondiale. Già nel 2009, pensate un po', il governatore della banca centrale cinese avanzò la proposta di creare una moneta internazionale distinta da ogni moneta nazionale, non basata sull'oro, ma su un paniere molto più ampio di materie prime. La verità, signori, è che per colpa di un mondo multipolare come quello che stiamo osservando ci saranno grandi cambiamenti, grandi tensioni e, speriamo di no, grandi guerre. E attenzione al concetto di guerra perché la guerra non è solo quella combattuta con i missili. BRICS, mai sentito questo acronimo? Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.
BRICS è l'acronimo che presenta al mondo questi 5 paesi che condividono una situazione economica in via di sviluppo e abbondanti risorse naturali, strategiche, militari e soprattutto sono stati caratterizzati da una forte crescita del PIL e della quota nel commercio mondiale. Voglio dire, non c'è bisogno che ti parli della chimera enorme dal punto di vista economico e militare che rappresenta un'unione fra Cina, Russia e India, vero? Non ce n'è bisogno, ecco. Se mi sono dilungato all'inizio con il Fondo Monetario Europeo, eccetera, è per farvi capire che cos'è il BRICS. Queste economie si propongono di costruire un sistema commerciale globale attraverso accordi bilaterali che non siano basati esclusivamente su quello che viene chiamato petrodollaro, ossia sugli scambi commerciali che vedono al centro della scacchiera il dollaro, il petrolio e il petrolio che, ricordiamolo, viene commercializzato in dollari. Ok? Ora, questa non è una favoletta, ok? Non è un'ipotesi. BRICS esiste già, esiste veramente e ovviamente tutti e 5 gli stati membri fanno parte anche del Fondo Monetario Internazionale. Ma che cosa è successo però? È successo che siccome l'assoluto comando degli Stati Uniti sul Fondo Monetario Internazionale e l'imposizione del dollaro come moneta di riserva assoluta a questi paesi cominciava ad andare per traverso, a seguito della mancata ripartizione delle quote giacenti presso il Congresso degli Stati Uniti, una cui redistribuzione era già stata proposta e avanzata dai paesi membri del BRICS, questi ultimi che cosa hanno fatto? Hanno detto non ci venite incontro? Bene, questi ultimi hanno dato vita ad una propria strutturazione finanziaria autonoma chiamata Nuova Banca di Sviluppo, un'alternativa attiva al Fondo Monetario Internazionale fondata il 15 luglio 2014. Queste cose sono già attive ed esistono già da anni. La verità è che dal 2014 c'è una guerra silente fra questi paesi e gli Stati Uniti. Una guerra che potrebbe rispondere a molte domande attuali. L'obiettivo principale dichiarato del BRICS è quello della de-dollarizzazione del mercato finanziario globale. E se vogliamo, sullo scacchiere internazionale si è venuta a creare un'alleanza che, come dire, io non sottovaluterei. Anche perché, militarmente, signori, mi viene da piangere al solo pensiero. Ma non ne parliamo proprio, ok? La Russia ha 2 milioni di militari e 5.977 bombe atomiche. Mi viene da ridere. La Cina ha 3 milioni di militari attivi e, mi viene da ridere, non so quante riserve, nonché la marina più grande del mondo che ha superato ultimamente anche il numero di navi degli Stati Uniti, più qualcosina come 350 bombe atomiche. L'India ha qualcosina come 4 milioni di militari rotti e 160 bombe atomiche, nel senso, occhio, no? Perché 3 paesi hanno più di 7 milioni di militari e quasi 7.000 bombe nucleari. Cioè, capito? Ecco, la NATO, l'intera NATO ha 3,5 milioni di militari e a voi le conclusioni. Capite bene che Putin dorme bello sereno. Ma, comunque, a parte questa parentesi, cosa comporterà a livello geopolitico la caduta del dollaro? Il 23 giugno 2022 in videoconferenza c'è stata l'ultima riunione del BRICS capitanata dal presidente cinese Xi Jinping e hanno nuovamente proposto ufficialmente di creare una valuta di riserva internazionale per i paesi membri. Quella che era già stata proposta nel 2009, ecco, l'hanno riproposta il 23 giugno 2022, ieri praticamente. Una decisione che indica la volontà sempre più diffusa di bypassare il dollaro. Dopo le sanzioni imposte dall'Occidente contro la Russia a seguito della guerra in Ucraina, questa è una mossa quasi inevitabile per Putin, già attesa dalla maggior parte degli analisti del mondo. Fatto sta che l'inclusione della Cina e dell'India significherebbe davvero la creazione di un nuovo blocco unito che gestisce la maggior parte dell'economia globale. E pensate che questo agli Stati Uniti e alla NATO vada bene? Assolutamente no. Da parecchio tempo i BRICS stanno intensificando la cooperazione negli investimenti e nel finanziamento dei principali settori come le industrie strategiche emergenti e l'innovazione digitale nel tentativo di aumentare l'uso delle valute locali nel commercio e nei pagamenti, così da bypassare il dollaro, e a quanto pare i programmi per il 2030 stanno diventando quasi delle certezze. Vi invito nuovamente a stare attenti alla coesione dei BRICS che determinati inasprimenti geopolitici causano.
Si tenga presente infatti, cari amici, che le sanzioni contro la Russia non sono state per niente sostenute dagli altri paesi BRICS che hanno invece interpretato la trasformazione del dollaro in un'arma da guerra. La guerra in realtà si sta combattendo ora ed è economica, energia, capitali, potere e alleanze. La verità, signori, è che i BRICS, numeri alla mano, stanno crescendo vertiginosamente. Un'ulteriore spinta l'hanno avuta con la crisi ucraina e adesso con quella di Taiwan, che ha reso più coesa l'Unione. L'Europa continua a sottovalutare il ruolo economico e politico dei BRICS. L'unione di questi paesi, signori, rappresenta, pensate, il 18% del commercio mondiale e il 25% degli investimenti esteri a livello globale. Nonostante l'impatto della pandemia, nel 2021 il volume totale degli scambi di merci dei BRICS è nettamente aumentato. Conviene a tutti stare all'interno di questo blocco. Si parla di un'economia dell'Unione che ha raggiunto quasi 8.550 miliardi di dollari, con un aumento del 33,4% su base annua. Questi entro il 2030 hanno sviluppato la più grande economia del mondo. E ve lo dice un signor nessuno come me, per non parlare poi della cooperazione militare. Molti degli argomenti trattati al vertice BRICS del 23 giugno 2022 rimangono segretati, ma una cosa la sappiamo. E ora che vi ho parlato del Fondo Monetario Internazionale con l'opposizione economica dei BRICS, conoscete il background e potete anche inquadrare la situazione nel migliore dei modi. È di ieri la notizia bomba, la notizia da brividino dietro la schiena relativa alla Cina che invierà in Russia le sue truppe per esercitazioni congiunte. E sapete chi si unirà? Dai, prova ad indovinare? Esatto, si unirà anche l'India. Le truppe cinesi si recheranno in Russia per un ciclo di esercitazioni congiunte con la Russia e altri paesi, tra cui l'India, Bielorussia e Tagikistan. Lo ha riferito il Ministero della Difesa di Pechino e compare questo intruso, vero? Compare il Tagikistan. Direte, che cosa c'entra? Ebbene, signori, il Tagikistan, insieme alla Russia, alla Cina e all'India, e quindi a questo punto abbiamo tutti gli stati citati dalle nuove esercitazioni congiunte con la Russia, fa parte di un'altra organizzazione spezzadollaro, ossia fa parte della Shanghai Cooperation Organization. E qui si aprono parentesi enormi. Non solo la Russia e Cina sono talmente coese che fanno parte dei BRICS e dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ma inoltre operano insieme militarmente, pubblicamente in esercitazioni congiunte, segretamente in chissà quale operazione militare o di spionaggio che sia. Parliamo di gruppi talmente potenti che non hanno niente a che fare con l'Occidente e quindi, direttamente proporzionale, non devono dare letteralmente conto a nessuno. Questo disturba tantissimo gli Stati Uniti. La Shanghai Cooperation Organization è un organismo intergovernativo fondato nel 2001 che ha lo scopo di aumentare la cooperazione per la sicurezza militare fra gli Stati membri, sicurezza militare, vi ricordo che ne fanno parte Russia, Cina e India, aumentare la cooperazione economica, hanno già firmato molti accordi a partire dal 2003, pensate un po', incrementare la cooperazione culturale e cooperare per quanto riguarda future missioni spaziali. Fra BRICS ed SCO, questi paesi, Russia e Cina in primis, sono talmente coesi che stanno letteralmente costruendo un tessuto economico e militare alternativo che eluda pesantemente sanzioni occidentali e minacce militari americane. E per quanto mi riguarda vi invito calorosamente ad informarvi personalmente delle implicazioni di alleanze del genere. Cosa ha comportato quindi l'inasprimento delle tensioni fra Stati Uniti e Russia nel momento in cui Joe Biden, in combutta con Ursula von der Leyen, hanno inviato tonnellate di armi all'Ucraina? Ha comportato che la Russia stringesse ulteriori accordi con i suoi alleati e rafforzasse i suoi legami internazionali all'interno di gruppi alternativi come i BRICS e la Shanghai Cooperation Organization. Cosa ha comportato la totale noncuranza degli Stati Uniti nei confronti degli avvertimenti di Pechino di non interferire con Taiwan? Di questo ne parleremo in modo più approfondito in un prossimo episodio, ma comunque ha comportato ulteriormente che le alleanze cinesi si rafforzassero e torniamo sempre lì, BRICS ed SCO. Occhio ragazzi,
vi dico occhio perché per il dollaro scoppiano le guerre. È evidente che gli Stati Uniti abbiano legami con multinazionali ucraine, come è ovvio che abbiano legami con multinazionali taiwanesi, una su tutte, la TSMC, primo produttore al mondo di microchip e semiconduttori che fa gola di conseguenza alla Cina, perché la Cina è il primo produttore al mondo di tecnologia ma molto scarso nella produzione di semiconduttori. Signori, esiste un sistema alternativo che intende distaccarsi totalmente dall'Occidente e creare un fronte unito e coeso, sia dal punto di vista economico che militare e, sapete che vi dico? Come dargli torto? I segnali più importanti che annunciano i preparativi ad un conflitto nella storia, ricordatevi che sono sempre quelli di natura economico-finanziaria, ok? In questo video, per esempio, ho mostrato il lavoro immenso del gruppo internazionale di giornalisti investigativi che hanno pubblicato milioni di documenti ribattezzati poi Pandora Papers, che rivelano l'immenso giro di corruzione della classe dirigente ucraina. Ve lo ricordate questo video, no? Documenti e inchieste ufficiali. Questo molto prima della guerra. Sulla base di queste nozioni, se non lo hai visto ti consiglio di recuperarlo, sono emerse nuove diatribe fra Washington e Kiev. Sì, avete capito bene, fra Washington e Kiev, perché nonostante gli ingenti investimenti americani in Ucraina per aiutarli a combattere la guerra, nonostante i miliardi spesi dall'Europa e gli aiuti della NATO, l'Ucraina sta miseramente perdendo e non solo, sono spariti soldi e armi e addirittura un big generale dell'esercito statunitense è stato incaricato di recarsi sul posto per far luce sulla sparizione di armi americane che probabilmente sono state vendute al mercato nero dall'esercito ucraino. Esercito ucraino che, e qui mi casca il merlo, come se non bastasse, è stato accusato da Amnesty International di una condotta che ha messo in pericolo la popolazione civile. Sulla base di tutte queste nozioni esposte in questo video, a Putin conviene di gran lunga continuare questa guerra il più possibile, facendo sopraggiungere l'inverno e... Signori, la spiegazione è molto semplice. Più la tira per le lunghe, più prosciuga le tasche degli Stati Uniti e dell'Europa, più tiene in scacco l'Europa con il gas e più ha tempo per organizzare un'alternativa economica e militare con i suoi alleati. Il New York Times qualche giorno fa scriveva: i fermi alleati della NATO dell'Ucraina sono stanchi. Questa guerra ha già contribuito ad un enorme aumento dei prezzi del gas naturale, della benzina e dei generi alimentari in Europa e, se si trascina verso l'inverno, molte famiglie nell'Unione Europea potrebbero dover scegliere fra riscaldarsi e mangiare. È ovvio che Putin è pronto a continuare ad avanzare in Ucraina nella speranza che l'impennata dell'inflazione dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari in Europa finirà per spezzare l'alleanza NATO. La sua scommessa sembra essere quella che, se le temperature medie in Europa sono più fredde del normale, se le forniture medie globali di petrolio e gas sono più limitate del normale, se i prezzi medi sono più alti del normale e se i blackout elettrici dovuti alla carenza di energia diventano diffusi, ci sono buone probabilità che i membri europei della NATO inizino a fare pressioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky per concludere un accordo con la Russia, qualsiasi accordo per fermare i combattimenti. La strategia di Putin, cari signori, sarà sicuramente più efficace delle sanzioni improvvisate di Biden e il New York Times parla chiaro, gli alleati NATO dell'Ucraina sono stanchi e come se non bastasse, si parla del 60-70% delle armi americane che non sarebbero mai arrivate in Ucraina. Una mega inchiesta portata avanti dalla CBS ha infatti evidenziato un aspetto preoccupante: fra il 60 e il 70% degli armamenti spediti a Kiev non è mai arrivato in Donbass, dove si trova di fatti l'epicentro del conflitto. Ci sono due possibili spiegazioni capaci teoricamente di svelare l'arcano. La prima è che Washington ha inviato regolarmente le sue armi sul territorio ucraino, ma queste, anziché finire nelle mani degli uomini di Zelensky, hanno terminato la loro corsa in qualche deposito di smistamento. E la seconda è ben più preoccupante, ossia che le armi sono arrivate a destinazione ma sono sparite dai radar. In altre parole, non sappiamo che fine abbiano fatto, se sono ancora controllate dagli ucraini o peggio se sono state vendute sul mercato nero e, conoscendo bene il livello di corruzione in Ucraina, che come vi dicevo prima è stata presa di mira dalle Pandora Papers risultando come lo stato più corrotto del mondo, due domandine me le farei. Del mondo,
del mondo, più corrotto del mondo, l'Ucraina. A distanza di mesi è chiaro che l'Ucraina per Putin e per la Cina è solo una pedina che ha permesso al BRICS e alla Shanghai Cooperation Organization di avvicinarsi ulteriormente. Mettere l'Europa in crisi, creare un'inflazione mai vista, livellare l'euro al dollaro, creare una crisi energetica mondiale, prosciugare le tasche degli Stati Uniti, per perseguire quello che poi, se andiamo a vedere, è lo scopo dichiarato del BRICS, ossia la de-dollarizzazione del mercato globale. Signori, credetemi, l'Ucraina è stata una mossa da maestro e penso che le implicazioni siano state completamente svelate in questo video. In questo video diventa subito chiaro che ruolo ha giocato l'Ucraina nello scacchiere geopolitico mondiale e quanto sia stata d'aiuto a determinate alleanze nell'avere il pretesto per costruire nuove economie e rafforzare nuove strutture militari che da una parte diano un'alternativa al Fondo Monetario Internazionale e dall'altra creino un'altra NATO, un'alleanza militare in grado, insomma, di combattere la NATO. Per oggi, cari signori, è tutto. Rimanete connessi perché nei prossimi giorni arriveranno delle collaborazioni bomba. E che dire, se il video ti è piaciuto aiuta il mio lavoro di divulgazione libera con un like. Se sei arrivato a questo punto del video, lascia un like perché è super importante per me e per il canale, quindi per favore non ti dimenticare. Se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. E noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu.